Nel video di oggi ragazzi andiamo a vedere un nuovo flash di Godos completamente da studio, il nuovo SK400 arrivato alla terza versione. È un flash che con le precedenti uscite ha avuto un discreto successo, molti fotografi da quello che ho capito sono rimasti anche molto soddisfatti, alcuni meno, come al solito non è che tutti i prodotti che fa uscire Godos sono sempre apprezzati dai fotografi, però da quello che ho capito l'SK400 è un flash che merita. È economico perché il prezzo è ben al di sotto dei 200 euro, abbiamo 400 watt di potenza e nel video di oggi andiamo a vedere le novità che sono secondo me molto importanti rispetto alla versione precedente. Quindi ti invito a guardare tutto il video che è decisamente come al solito lungo. Ti ricordo che eventualmente puoi aumentare la velocità proprio a 2x, che si può ascoltare lo stesso quello che vado a dire, e quindi buona visione e come al solito se avete domande vi aspetto qui sotto nei commenti. Vediamolo più da vicino, questo flash economico SK400 terza versione. Assorbimento massimo 400 watt, eventualmente c'è anche la versione da 300 watt che ha un prezzo leggermente ridotto rispetto alla versione da 400. Se ve ne serve uno solo andate direttamente su questa versione, il consiglio che ti posso dare. Se pensi di acquistarne più di uno, come 3 pezzi, 4 pezzi, proprio perché ti vuoi fare un setup completo, allora il risparmio si fa sentire e secondo me anche con 300 watt e usandoli anche come luce principale ci fai tantissimo. Ok ragazzi, però almeno uno da 400 ci starebbe sempre bene nel nostro studio. È costruito da quello che vedo abbastanza bene. Innanzitutto il telaio principale è completamente in metallo, anche il bracket che ovviamente va fissato allo stativo. Abbiamo anche questa comoda maniglia che ti serve per andare a stringere molto velocemente il flash. Abbiamo qualche inserto in plastica come questa maniglia che serve per andare poi a inclinare il flash. Parte anteriore abbiamo innanzitutto l'attacco Bowens mount, quindi non c'è nessun attacco proprietario, quindi ci sono in commercio tantissimi modificatori che potrei utilizzare di tutte le dimensioni. Abbiamo un bulbo circolare che si trova molto facilmente su AliExpress e non costano neppure tanto, anche perché come ho già detto anche in precedenti video il bulbo non è che dura all'infinito. Loro dicono che può anche durare oltre i 100.000 lampi, secondo me non è così, dura molto meno. Quindi se fate parecchie foto ogni tanto cambiate il bulbo, è veloce l'operazione e avete sempre il flash alla massima efficienza. Internamente come vedete non c'è più la lampadina che già l'avevano tolta nel modello precedente, proprio per questo hanno aggiunto anche la lettera V e hanno messo proprio un LED da 10 watt e purtroppo è rimasto anche nella nuova versione da 10 watt. Non capisco il motivo, anche perché un LED al giorno d'oggi non costa tantissimo e avrei sperato sinceramente che almeno fosse stato da 20 watt. La SK400 ragazzi è un flash economico, quindi ha anche dei limiti, quindi non è adatto a tutti i fotografi. Mi spiego meglio. Ci occupiamo di fotografia di ritratto, quindi foto tranquille dove la modella è in posa, anche still life, praticamente devi solamente illuminare il prodotto, va benissimo, anzi te lo consiglio. Quando è che comincia a avere dei limiti questo flash? Quando devi congelare il momento, quindi anche fotografia splash. Ecco che la durata del lampo ovviamente che ha questo flash non è indicata a questo genere fotografico e quindi in questo caso devi pensare a un altro modello. Vediamo adesso tutti i tasti fisici e le loro funzioni. Innanzitutto chiariamo subito un aspetto molto importante che avrete già capito, ma tra di voi sicuramente c'è qualcuno di nuovo e quindi è giusto dire anche l'ABC di questi flash economici. Innanzitutto è un flash che, come hai capito, deve essere alimentato con un cavo, quindi
ha bisogno della corrente elettrica e quindi ti devi collegare alla presa elettrica di casa tua o del tuo studio, perché non è versatile come una D400, una D600 che ha la batteria. Però secondo me, ripeto, per l'utilizzo in studio e soprattutto quando dovrai progettare il tuo studio, o se magari l'hai già fatto, spero che la posizione delle prese le hai proprio ragionate in base a dove di solito metti gli stativi quando vai a fotografare o delle modelle, dei modelli, o se ti occupi di still life, su posizioni ovviamente tattiche, in modo che il cavo non sia di intralcio, soprattutto non deve mai attraversare esattamente il 7. E credimi che se hai calcolato bene le prese non sentirai l'esigenza di avere un flash a batteria. Ovviamente se sei un fotografo che soprattutto scatta anche al di fuori del tuo studio, ovviamente devi calcolare almeno un flash a batteria. La D400, la prima versione, che rimane sempre attuale anche nel 2026, te la consiglio. Eventualmente proprio l'anno scorso è uscita la seconda versione, un flash di tutto rispetto che ha la giusta potenza. Eventualmente c'è anche la D600, non la versione Pro, la versione quella un po' più economica, che ha un prezzo simile proprio alla D400 e ha sempre anche la funzione TTL. Ok, a proposito di differenze con la D400, oltre la batteria, qui non potrai scattare in high speed sync e non hai esattamente la funzione TTL, ma essendo un flash totalmente pensato per lo studio, il TTL non te ne fai nulla, perché scatti praticamente a casa tua, sai già l'esposizione, al limite se proprio stai sperimentando qualcosa di nuovo fai delle prove prima. Io poi consiglio sempre un esposimetro anche nel 2026, stessa cosa per l'high speed sync. Ok ragazzi, quindi difficilmente andrai a scattare in studio oltre un 125esimo. Quindi chiarito questo, lo andiamo ad alimentare e vediamo anche a cosa servono questi tasti che troviamo in questo SK400. A proposito, giusto eventualmente, se proprio qualche volta ti potrebbe capitare di utilizzare questo flash al di fuori del tuo studio e non vuoi affrontare la spesa di una D400 o D600, eventualmente puoi pensare di acquistare una Power Station. Te l'ho fatta conoscere esattamente un anno fa, costa 150-160 euro, ha una potenza massima di 600 watt, quindi ben oltre il consumo di questo SK400, e ti dà un'autonomia decisamente molto superiore rispetto alla batteria che trovi esattamente nella D400. Quindi con una spesa diciamo minima puoi usare qualche volta, proprio per necessità, proprio perché non hai la D400, questo flash anche al di fuori del tuo studio. Eventualmente se lo utilizzi proprio all'aperto, proprio perché non puoi scattare in high speed sync, come dico molte volte nei miei video, utilizza i filtri ND, così rimaniamo sotto il tempo sincro flash della nostra macchina fotografica. Quindi bada alle ciance, alimentiamolo. Qui abbiamo anche un piccolo fusibile di protezione se oltrepassiamo i 250 volt. Qui abbiamo l'interruttore, lo mettiamo su 1, praticamente appena lo accendiamo comincia a girare una ventola, gira lentamente, ma man mano poi che utilizziamo il flash praticamente girerà sempre più veloce. E soprattutto poi quando andiamo a tenere la luce di modellazione accesa alla massima potenza, girerà praticamente alla massima velocità. Qui come vedete abbiamo due entrate, una presa jack da 3,5 e come potete anche leggere serve per utilizzare la corda sincro. Troverai anche una seconda entrata jack, in questo caso più piccola, esattamente da 2,5,
come quella che di solito troviamo sui telecomandi remoti, e serve eventualmente, se possiedi un ricevitore e anche il trigger di un'altra azienda, praticamente basta inserire proprio questo jack e puoi utilizzare i trigger che già possiedi. Qui, come vedi, e abbiamo anche il simbolo del wifi, abbiamo un'entrata USB di tipo A che serve eventualmente se non vuoi utilizzare la frequenza 2,4 di Godos che utilizza con i trigger della serie X. Eventualmente c'è la possibilità di utilizzare la frequenza 433 che, da come dicono, io questo non te lo posso confermare perché non l'ho mai provata, ha una stabilità migliore. Quasi sicuramente io ci credo, però ti posso garantire che quasi dopo 10 anni di utilizzo di flash di Godos, utilizzando proprio la frequenza 2,4, io non ho mai avuto grossi problemi, anzi non me ne ricordo affatto. Quindi eventualmente c'è questa possibilità, devi acquistare il modulo e soprattutto devi acquistare un trigger dedicato, perché i trigger della serie X non sono compatibili. Vediamo anche a cosa servono questi tasti fisici e soprattutto due paroline anche sul display, che è stato migliorato, quindi è nuovo. Però diciamo la verità, è nuovo se vieni dalla versione precedente, perché questa interfaccia, questo menu praticamente è lo stesso che troviamo su flash che ormai hanno 7-8 anni di Godos. È un'interfaccia abbastanza semplice, intuitiva, non le manca nulla, però insomma di nuovo non c'è nulla. Io capisco che è un flash economico, però insomma qualcosa di meglio potevano anche mettere. Comunque alla fine, diciamo la verità, non è che ci servirà più di tanto, soprattutto per quanto riguarda vedere la potenza del flash, perché lo faremo direttamente dal trigger. Ma va detto anche in questo caso che, essendo un flash da studio, non abbiamo problemi proprio di lettura, proprio perché non abbiamo sole, non abbiamo ombre, quindi è leggibile anche abbastanza da lontano. Ok ragazzi, chiarito questo, allora ti dico subito che, a differenza del modello precedente, la potenza minima adesso non è più di un sedicesimo, che alle volte potrebbe essere anche troppa, soprattutto anche con 400 watt, quindi o chiudiamo il diaframma di più oppure troviamo altri sistemi, abbassiamo gli ISO al massimo, eccetera eccetera eccetera. Però già di solito gli ISO li teniamo al minimo. Comunque dai, un passo in avanti con il nuovo modello è stato fatto, perché hanno aggiunto uno stop di riduzione proprio alla potenza di questo flash, quindi si passa adesso a un 32esimo. Ok ragazzi, quindi è già una buona notizia. E soprattutto gli step per aumentare o diminuire la potenza non sono più di un terzo di stop, ma come state proprio vedendo adesso posso togliere anche un solo decimo, e quindi sono anche molto più preciso. Qui abbiamo proprio questo dimmer che serve per aumentare o diminuire la potenza, e se poi lo andiamo a premere andiamo anche ad aumentare o a diminuire la potenza del LED, come ti farò vedere. Qui in questo caso appena lo accendete lampeggia proprio il pulsante con la luce rossa per fare il test, quindi facciamo subito una prova. Quando praticamente è rosso intenso senza lampeggiare, il condensatore è carico e quindi possiamo scattare la successiva foto. Eventualmente, se vuoi una conferma di ricarica, come al solito troviamo sempre anche l'avviso sonoro. Abbiamo il tasto dedicato soprattutto alla luce pilota modellante, quindi in questo caso, come leggete sul display, si scrive off, vuol dire che è spenta. Quindi premiamo il pulsantino, la accendiamo. In questo caso la potenza è quella che ho utilizzato l'ultima volta. Eventualmente, se la vuoi modificare, devi premere un'altra volta il tasto. Come leggete proprio nel display è al massimo, quindi come ti dicevo poco fa, per modificare la potenza vai a premere
il dimmer, lampeggia e tu vai a impostare esattamente la potenza desiderata. Togliamo proprio l'avviso perché decisamente disturba moltissimo e impostate la giusta potenza. La temperatura colore di questo LED è esattamente di 5600 Kelvin, non è modificabile, quindi non puoi renderla più calda o più fredda, va bene così. Per me dovrebbero essere tutti così i flash, dal momento che, come ben sapete, la temperatura di un flash è sempre tra i 5005 e i 5008. Esattamente questo flash viene dichiarato con una temperatura di 5006. Ovviamente abbiamo degli sbalzi di 200 Kelvin, potrebbe essere superiore o minore, secondo me alle volte sono anche di più di 200 Kelvin, però alla fine andiamo poi eventualmente ad aggiustare tutto in post produzione. Non è un flash professionale come la serie Pro che lo sbalzo viene ridotto di solamente 100 Kelvin, ma secondo me non è un problema da prendere in considerazione. E per concludere abbiamo la possibilità anche in questo flash da studio la possibilità di utilizzarlo in modalità slave SO1 o anche S2 che funziona con il prelampo di altri flash. C'è ancora qualcuno che usa i flash in slave, quindi è sempre una buona cosa che le aziende lo lasciano proprio in questi flash, soprattutto anche quando parliamo di flash economici. Per concludere abbiamo questo ultimo pulsante che serve innanzitutto per assegnare un gruppo al flash, ce ne sono parecchi come al solito, quindi ti puoi creare un set decisamente molto importante. Tenendolo premuto, questo tasto praticamente vedrai che il canale che devi abbinare al trigger di Godos lampeggia e poi con il dimmer vai a modificare a tuo piacimento quello che usi. Come vedi c'è anche un'icona, quella con gli switch, che praticamente se hai un trigger decisamente molto vecchio, quello che praticamente devi andare a muovere gli switch, questa è la posizione che devi andare a impostare sul trigger. Ok ragazzi, e eventualmente se vuoi disattivare il wifi come viene proprio suggerito qui, basta tenere premuto il tasto gruppo, il tasto S1 S2 e si disattiva. In questo caso non funzionerà più nessun trigger di Godos, però potresti utilizzare o un'altra frequenza come la 433 oppure lo puoi utilizzare completamente in modalità slave. E per concludere questo video ti dico anche cosa deve essere migliorato nella prossima versione, perché ormai ce lo teniamo così. Avete già capito che non sono soddisfatto della potenza della luce pilota, in studio serve moltissimo, 10 watt secondo me non sono sufficienti, almeno il doppio, anche perché un LED non costa tantissimo, soprattutto dal momento che sono prodotti in Cina, le aziende ovviamente pagano questi LED una sciocchezza, quindi Godos 20 watt almeno, poi se vuoi farci più felici e contenti mettilo da 40. Altra cosa che suggerisco a Godos, anche se è un flash economico, quindi devi distinguere alcune caratteristiche dalla fascia Pro, almeno se riesci, e credimi acquisterai tantissimi clienti, il display lo metti esattamente lateralmente come fai nella serie D, come la D400, la D600, la D800, perché averlo qui è decisamente più visibile. Vi spiego perché quando lo andate a vedere così il display, che adesso è nella parte posteriore, non ci sono problemi, ma sarà sicuramente molto più spesso sopra la vostra testa, quindi oltre i 2 metri, e già così avete difficoltà a vederlo, ma quasi sicuramente andate a inclinare i flash. Adesso non lo voglio alzare troppo, se no va fuori dal video, ma praticamente poi il display è illeggibile. Lo so che la potenza la leggete direttamente dal trigger, ma dal display dovete anche alle volte capire, perché vi siete dimenticati, e può capitare proprio perché non usate solamente un flash, in che gruppo si trova. Volete disattivare anche magari il sonoro e quindi avere tutto esattamente come nella serie D
fa decisamente la differenza, soprattutto anche per chi non ha certi trigger dove non può modificare la luce pilota. È molto più utile avere proprio i tasti fisici lateralmente, e secondo me si può fare tranquillamente anche su un flash economico. Ok ragazzi, quindi vi saluto ragazzi. Se avete come al solito domande che volete farmi su questo nuovo flash di Godos, vi aspetto qui sotto nei commenti e ci diamo appuntamento con il prossimo video la prossima settimana.